veniamo al mondo nella memoria degli altri. Siamo fatti di questi fili invisibili che si aggrovigliano nelle nostre tasche. Mm, 10 luglio 1926, il primo lavoratore assunto. Ventisette maggio 81. Serata danzante. Alle Verde le Mense ha voluto ricordare lo stabilimento di Mori molti anni che ha rappresentato l'unica fonte di benessere per la nostra zona. Nonostante le difficoltà inevitabili, la ringrazio del suo cortesia. Condannato il direttore della Montecatini.
23 luglio 1957. Novembre 83. Novembre 83 per ordine di fermata. Venivano da tutti i paesetti qui della montagna, scendevano e andavano al lavoro un po' duro, perché il lavoro dei fornaioli, come li chiamavano, era un lavoro un po' duro. Un lavoro sovrumano. Era diventato l'economia. Io mi ricordo che era un'azienda che occupava anche 1200 dipendenti, ha avuto nel periodo del 45-46, quando la tecnologia. E mi ricordo il primo impatto che ho avuto da ragazzino, quando sono andato in sala, oltre al caldo, il fumo, le fuligine. So che ero rimasto veramente scioccato da questa scena, no? Perché lei quanti anni aveva? Sono entrato a 16 anni. 16 anni. Penso che ero il più vecchio di 3 fratelli, con il papà malato. E andare a Montegatini del 46 e prendere un posto sicuro era prendere una lotteria, una sisa. Evidentemente il figlio si debilitava perché sudavano molto e dovevano reintegrare per evitare di disidratarsi, no? Deve andare a lavorare in fabbrica. Stava subito dopo quindi la fabbrica che chiude. Scusi. Salve. Salve. Non può stare qua.
Sono un curioso perché ho fatto tanti anni di servizio qua alla fabbrica e mi scusa, vado a c'è casa problema. allora. Grazie lavorato mille, tanto? scusa. Ben 37 anni. 37 anni. Sì, 37 anni. E quando ha cominciato? Ah, che avevo ancora i denti di latte? Ah, Sì, da bambino. sì, 17 anni. 17 anni. La volontà era perché non era problemi perché alla nostra età, Bisognava lavorare. sì, nel 47. Sarà cambiata molto, questa fabbrica È da cambiata allora. tutta perché si vede altro che mondizie e casino qua. Quindi l'ha fatta chiudere e beh, la chiudiamo. In che reparto lavorava? Ai forni, Forni. sempre forni. Il settore agro. Sì, lavorando che si fa la fatica purosa. E lei è rimasto lì per quanti anni nel reparto forni? Sempre, da quando che ha demolito la fabbrica. E siccome dopo che avevo un po' di orgoglio personale, non volevo andare in cassa integrazione, ho chiuso con la direzione per poter andare in pensione, che allora era 35 anni, e sono stato trattato bene. Una vita in fabbrica, eh? Sì, va là. Qualche volta. Sempre per il soldo. Ascoltami, sarebbe anche della condizione che anche adesso, nonostante gli anni che passano, se vedo il forno e vado alla fabbrica, mi gira il cervello di una maniera che mi pare di essere lì come che sono 20 anni. Io lavoravo in questa posizione qui all'inizio, che ne avevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 forni. 12 forni. Si superava i 60 gradi. Era aperti e noi passava la macchina lì per caricare della lumina, no? E la neva lì col braccio che neva dentro, la parteva tutta la fasciata dopo lo batteva il forno. Perché bisogna lavare sola la bauxite, no? Sì. Attorno al forno si restava poco, perché sennò non si poteva. L'ultimo giorno del lavoro l'estate di notte, il 3 novembre 1983. Questi non li smetterò mai. E guarda che siamo qui a chiudere i forni. Come sei qui a chiudere i forni? Ma scherziamo, dico. Quando è che cammini? Dico. Ah, adesso, andiamo via subito, adesso. La chiamata. 3 assistenti di nostri qua e tagliare l'entrata della corrente che veniva dei mutatori qua. Basta, stavolta. Li ha tagliati tutti, gli altri a camminare.